carissimi, di nuovo bentornati nella mia cucina. Quello che farò oggi è un dolce molto classico perché è la crostata ricotta e cioccolato. Inutile dirvi che questo è uno dei dolci più amati in assoluto, a casa mia veramente tanto. Voglio soltanto togliervi qualche secondo per parlarvi dello stampo. Allora, io già l'ho scritto sugli ingredienti, lo stampo è un 24 cm per 6 cm di altezza. Io volevo che questa crostata fosse bella alta, mi piaceva avere la fetta bella alta, bella grande, però le proporzioni che vi ho dato, se non avete uno stampo del genere, cioè con un bordo così alto, la potete utilizzare benissimo per uno stampo da 26-28 cm, chiaramente con l'altezza quella classica mi pare che sta intorno ai 3 cm, quindi le dosi sono uguali per uno stampo un pochino più grande. Altrimenti, se avete questi così alti, fatelo perché veramente viene una torta, e la vedrete anche nel video, veramente speciale. E allora, vediamoci gli ingredienti, la ricetta, come al solito qualche piccolo consiglio, anche se quello più importante, ricordatevi di iscrivervi. Ma com'è che passate e vi scrivete? Iscrivetevi, non costa niente. E ci vediamo alla fine per la conclusione. Allora, per fare la pasta frolla mettiamo dentro il burro, attenzione deve essere morbido ma ancora plastico, non deve essere sfatto. Lo zucchero, mettiamo la foglia e mettendolo a velocità più bassa lo facciamo impastare piano piano. Ora che si sta amalgamando per bene ci andiamo a mettere le uova, un pizzico di sale, la scorza del limone grattugiata e mezza bustina di lievito per dolci. E ora andiamo a mettere la farina. E impastiamo. Eccolo qui, l'impasto è pronto. E adesso andiamo a mettere a riposare in frigorifero per almeno un'oretta, un'oretta e mezza. Ora prendiamo la nostra ricotta e andiamo a setacciare con un setaccio. Se poi volete evitare questo passaggio, fatelo pure. Io vorrei rendere la crema un pochino più morbida. Allora, ecco qua la nostra ricotta. Allora ci andiamo ad aggiungere intanto 120 grammi di zucchero o semolato o, in questo caso, come quello che utilizzo io, quello a velo. Utilizzo quello a velo perché chiaramente l'assorbimento sarà più facile e più veloce da parte della ricotta. Poi andremo ad aggiungere 2 tuorli d'uovo e un cucchiaino di estratto di vaniglia e mescoliamo. E adesso ci andiamo ad aggiungere le gocce di cioccolato e mescoliamo. Bene, adesso lo lasciamo riposare in frigo per almeno una mezz'oretta o un'ora. Allora, riprendiamo la nostra pasta frolla che abbiamo fatto riposare prima e ne togliamo una parte. Questa ci servirà per la decorazione. E adesso andremo a stendere questa. Allora, stenderemo la nostra pasta frolla tra 2 fogli di carta da forno, in modo tale che così non avremo l'obbligatorietà di poi di aggiungere altra farina. Ci siamo, adesso la andremo a mettere in una teglia già imburrata e infarinata. Allora, adesso andremo a bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta.
e mettiamo ora la nostra ricotta con il cioccolato. Allora prendiamo la rimanente pasta, utilizziamo sempre i 2 fogli di carta da forno, andiamo a stenderla per poi fare la decorazione della crostata. Allora prendiamo una rotella dentata e cominciamo a fare le prime strisce. Ora andiamo a decorare gli spazi liberi con le nostre gocce di cioccolato. E ora mettiamo in forno a 170 gradi per 40-50 minuti. Allora, non c'è molto da dire, solo una cosa, per quello che riguarda la cottura, io vi ho dato la cottura però con lo stampo che ho fatto io, che come ho detto era abbastanza alto e quindi la pasta frolla è venuta anche un pochino più spessa. Se fate con lo stampo 26-28 cm, quindi la pasta frolla rimarrà leggermente più sottile, allora a quel punto calcolate 40-45 minuti. Nel caso mettete i 40 minuti, vedete se è già cotta, a quel punto spengete, altrimenti allungate di 5-10 minuti. Ok, io penso di aver detto tutto, mi fermo qui, ci vedremo alla prossima ricetta e come al solito vi auguro una buonissima giornata. Bacioni!